Ed eccoci arrivati alla parte conclusiva del modulo come reclutare, accogliere e coinvolgere l'apprendista in azienda, realizzato nell'ambito del progetto Future Skills for Trainers. In questo video conclusivo cerchiamo di collegare e riassumere i contenuti che abbiamo affrontato nel corso delle attività formative. Nella prima sezione abbiamo definito l'apprendistato duale come un modello di apprendimento che combina momenti formativi in aula con esperienze pratiche all'interno di un'impresa o di un'organizzazione. Questo approccio facilita la transizione dei giovani dal mondo della scuola al mondo del lavoro, consentendo loro di acquisire competenze spendibili e riducendo i tempi di passaggio tra l'esperienza formativa e quella professionale. Durante l'apprendistato i giovani si confrontano con compiti, sfide e collaborazioni che contribuiscono a definire la loro identità personale. Inoltre offre un canale per far conoscere l'azienda all'esterno attraverso le esperienze dei giovani, contribuendo così al famoso employer branding. Questo è un concetto cruciale per le aziende perché definisce come l'azienda viene percepita sia internamente dai lavoratori attuali sia esternamente da coloro che potrebbero esserlo, quindi potenziali e futuri dipendenti. Questo aspetto va oltre la semplice offerta di prodotti o servizi e si concentra sull'ambiente di lavoro. L'obiettivo è creare un'immagine di un'azienda che valorizza e coinvolge attivamente i dipendenti e offre un ambiente stimolante e gratificante, una reputazione positiva come luogo di lavoro desiderabile. La dimensione social quindi assume una importanza fondamentale, in quanto è un elemento chiave per la gestione della reputazione del datore di lavoro verso il pubblico esterno. Le nuove generazioni, come i millennials e la generazione Z, sono attente ai valori e alla identità aziendale. Quindi utilizzare social media in modo strategico, comunicare chiaramente i valori aziendali, partecipare ad eventi e coinvolgere i dipendenti sono alcune delle strategie che abbiamo visto possono creare una reputazione positiva. L'esperienza delle nuove generazioni in ambito social deve essere quindi valorizzata e integrata nella realtà aziendale. Per quanto riguarda il primo contatto con l'apprendista, ci sono alcuni elementi da tenere in considerazione. Molto brevemente, l'organizzazione degli spazi di lavoro, la possibilità di personalizzarli, l'aggiornamento costante e le impressioni positive. Per i tutor è fondamentale ricordare quattro elementi chiave per fornire un'immagine chiara e positiva della realtà aziendale all'apprendista. Questi elementi sono l'autenticità, quindi mostrare la realtà dei fatti senza esagerazione, l'innovazione, la flessibilità, la trasparenza, quindi spiegare le decisioni, ripartire i compiti, eccetera. In sintesi, la generazione Z con le sue competenze digitali, l'adattabilità e l'orientamento all'impatto sociale può portare valore anche in imprese come un laboratorio artigiano che spesso abbiamo utilizzato come esempio. Ecco. La loro presenza può stimolare l'innovazione, la collaborazione e anche l'apprendimento continuo. In un mondo del lavoro in continua evoluzione, le competenze trasversali rivestono un ruolo fondamentale per i tutor di un percorso di apprendistato duale. Queste competenze, accanto a quelle digitali e tecniche, sono essenziali per garantire un'efficace formazione e supporto agli apprendisti. Nei podcast della sezione 2 abbiamo trattato di comunicazione, di orientamento all'obiettivo, di lavorare in gruppo, risolvere problemi e gestione del tempo. In sintesi, le competenze trasversali consentono ai tutor di creare un ambiente di apprendimento stimolante, di supportare gli apprendisti nel loro sviluppo e di contribuire al successo del percorso di apprendimento e di apprendistato duale. Sono le persone e le loro abilità che fanno davvero la differenza. Nelle video slide, invece, abbiamo affrontato i temi di come trasmettere efficacemente conoscenze. Abbiamo trattato di sequenzialità, di attenzione, di curiosità, di memoria, di iniziativa, di riflessione e autovalutazione da parte degli apprendisti, che vanno quindi incoraggiati.
con la motivazione, certo, ma anche con l'applicazione pratica di concetti che sono stati appresi nel percorso formativo. Abbiamo inoltre trattato di reazione al feedback, di adattabilità, quindi di alcuni aspetti del supporto che devono essere considerati per migliorare il percorso di apprendistato. Il supporto emotivo, l'ascolto attivo, l'informazione e la trasparenza sono tutti aspetti che possono certamente creare le condizioni più adatte per un percorso e supportare un percorso di apprendistato duale. Il feedback costruttivo, il coinvolgimento attivo e un'equità nel monitoraggio anche quando si tratta di bilanciare aspetti positivi e meno positivi. Quindi il tutor aziendale dovrebbe esprimere una valutazione complessiva all'apprendista al termine del percorso di inserimento concordato. I contenuti che abbiamo esposto nella sezione 3 sono riassunti in forma sintetica grazie anche alle infografiche dedicate a questi aspetti. Quindi non indugiamo troppo su questo perché ci sono già a disposizione questo tipo di contenuti. Nell'ultima sezione, invece, di contenuti dedicati ai casi reali, abbiamo affrontato tre argomenti principali. La motivazione e i rinforzi, che quindi, come avete intuito dall'intervista, la componente della motivazione svolge un ruolo chiave nel definire la buona riuscita di un percorso di apprendistato, anche con alcuni esempi che abbiamo tratto dalle esperienze di apprendisti e tutor. Poi la motivazione, intrinseca, in quanto deriva dall'interesse personale e dalle passioni dell'individuo, oppure estrinseca. Questo tipo di motivazione invece è influenzata da incentivi esterni come premi, elogi o punizioni. Ora, anche dei valori in azienda abbiamo trattato, quindi di tutti quegli aspetti che possono in qualche modo trasparire dai comportamenti dei lavoratori, dei tutor, di tutte le persone che fanno parte dell'azienda e che danno una cornice di importanza alle dimensioni che riguardano il lavoro, l'impatto sull'attività lavorativa degli apprendisti. Quindi anche il fatto che gli apprendisti abbiano la possibilità di esprimere idee, proporre anche soluzioni alternative al si è sempre fatto così, è un elemento particolarmente rilevante. Alcuni di questi valori hanno a che fare con l'autonomia, con la proattività, con l'innovazione e con la trasparenza. Quindi tutti questi elementi hanno lo scopo di catturare l'attenzione degli apprendisti su alcuni aspetti che possono impattare sulla loro attività. Gli elementi di cui abbiamo trattato nella sezione dei casi reali e consigli dell'esperto hanno quindi portato a confrontare due esperienze in parallelo, quella del tutor e quella dell'apprendista. Siamo quindi arrivati alla fine di questo percorso in cui avete approfondito la conoscenza degli elementi principali che riguardano il contesto e il ruolo del tutor nei percorsi di apprendistato duale. Durante tutto questo percorso abbiamo affrontato aspetti del ruolo, delle funzioni del tutor rispetto alla figura dell'apprendista e al processo di apprendistato nelle sue varie fasi. Spero che questi contenuti vi siano utili per formare le nuove generazioni e accompagnarne l'inserimento lavorativo. Grazie per l'attenzione e a presto!